Vi sono orologi che raccontano una storia e poi vi sono alcuni che la storia l'hanno scritta, come quello che vi mostro oggi, il leggendario Surmansky Type 2, il primo orologio a volare nello spazio. Buongiorno amici e ben ritrovati su All Time Watches. Ed eccolo qui, uno fra i segnatempo più ambiti e ricercati dai collezionisti di tutto il mondo, lo Surmansky Type 2, della prima fabbrica di Mosca. Molti sono i quesiti che gravitano attorno a questo iconico segnatempo. Fu davvero il primo orologio ad andare nello spazio? Era davvero un orologio militare? E quanto è raro? È davvero radioattivo e pericoloso? Queste sono solo alcune delle domande alle quali con questo video proverò a rispondere. Se seguite i miei video, saprete già che in realtà il primo segnatempo a volare nello spazio fu un semplicissimo Pobeda, il 34K Hermetic, di cui vi ho parlato in un video precedente. Ma in quel caso il Pobeda fu solo furtivamente legato alla zampetta della piccola Cernusca, senza una reale funzione da compiere. Se consideriamo invece l'orologio come un utile strumento al polso del cosmonauta, allora possiamo affermare che fu proprio lo Surmansky Type 2 ad accompagnare Yuri Gagarin nella sua eroica prima missione spaziale, anche se in realtà non ci sono prove fotografiche a confermarlo. Lo Surmansky Type 2 fu prodotto dal 1954 fino al 1960 e sostituì il Type 1 che era in produzione già dal 1949. Le differenze sostanziali fra i due modelli, a parte qualche piccolo dettaglio estetico, tipo la forma delle sfere e della corona, consistevano nel maggior numero di rubini, che passarono da 15 a 17, e il fondello che nel Type 1 era a pressione e che fu sostituito da uno con serraggio a vite, per una maggiore protezione ermetica. Lo Surmansky è a tutti gli effetti un orologio militare, in quanto la sua produzione era riservata esclusivamente a una distribuzione in ambito militare. Era l'orologio in dotazione ai piloti dell'aviazione sovietica, ai quali veniva assegnato al conseguimento del brevetto di volo, come accadde anche per Yuri Gagarin. Questo segnatempo montava il calibro 2634, un derivato del 2608 dei classici Pobeda, a cui fu aggiunta la complicazione hacking, ovvero la funzione di arresto a corona estratta, per una maggiore precisione nell'impostazione dell'ora e la possibilità di cronometraggio del tempo, una funzione necessaria nelle operazioni di pilotaggio di un cacciabombardiere. Questo upgrade, inizialmente riservato solo agli Surmansky, fu in seguito utilizzato anche nel modello civile Sportivne, ovvero sportivo in rosso, un orologio dedicato appunto ad un utilizzo per attività sportive, che necessitavano anch'esse di un cronometraggio più accurato. Ma torniamo al nostro Surmansky. Essendo un orologio militare, la sua produzione fu comprensibilmente a tiratura ridotta, e già questo ne spiegherebbe la rarità. Il fatto poi di essere stato l'orologio al polso del primo cosmonauta ne accresce il valore collezionistico. Sono in molti, infatti, a collezionare orologi legati alle imprese spaziali, come il famosissimo Moonwatch, l'Omega Speedmaster, o il Bulova Lunar Pilot, o l'altro russo, lo Strela, utilizzato dal cosmonauta Leonov nella prima missione con operazione extraveicolare. E in una degna collezione a tema spaziale non può di certo mancare lui, lo Surmansky. E mai nome fu più azzeccato, visto che Surmansky in lingua russa significa navigatore. Ma esaminiamo più nei dettagli questo segnatempo. La cassa è in ottone cromato, con un diametro di 33 mm, un lag to lag da 41, 11,5 mm di spessore e anse da 16.
La corona ha un buon grip per essere utilizzata anche indossando dei guanti da pilota. Ha la testa leggermente bombata ed è a pressione. Il vetro è un plexi e il fondello è in acciaio, con una forma a tronco di cono, ed è avvitato. Le incisioni in cirillico su di esso ci dicono che è resistente alla polvere e che ha il bilanciere ammortizzato. Il quadrante si presenta con una colorazione chiara e con gli indici ben leggibili in numerazione araba. A ore 12 troviamo la scritta Sturmansky in cirillico e il logo della prima fabbrica di orologi di Mosca. Nella parte inferiore campeggia invece il logo Orenburg dell'aviazione sovietica, rappresentante una bomba alata sovrastata da una stella rossa. Lungo il margine esterno del dial notiamo la scala dei secondi a chemin de fer. Le sfere hanno la forma a losanga e sono in metallo azzurrato. La sottile lancetta dei secondi è di colore rosso scuro e presenta un piccolo dot di contrappeso all'estremità del segmento in coda. Sulle sfere e sugli indici è applicata la pasta luminescente al radio. Ricordiamo che lo Sturmansky fu prodotto fra il 1949 e il 1960. Solo successivamente ci si rese conto della pericolosità del radio, che venne poi sostituito dal meno radioattivo trizio. In questo esemplare possiamo notare quanto la pasta luminescente sia stata letteralmente cotta dalla sollecitazione del radio. L'effetto è evidente sia sulle sfere che sugli indici. Intorno ad essi possiamo infatti notare degli aloni ben visibili che si estendono sul dial. La pasta luminescente ha ormai completamente perso la sua efficacia, ma il radio non è affatto decaduto ed è ancora presente e pienamente attivo. Quindi sì, questo segnatempo emette radioattività, ma considerando l'esigua quantità dell'isotopo, la sua pericolosità per la salute è contenuta. La maggior parte dei raggi emessi si irradiano per pochi centimetri e vengono schermati dal plexi, sempre che quest'ultimo sia integro. L'utilizzo di questo orologio non presenta pericoli evidenti, ma si consiglia comunque di non indossarlo per giorni interi e di evitare di tenerlo al polso mentre si dorme. In futuro penso di realizzare un video specifico in cui analizzeremo meglio la questione degli orologi radioattivi e della loro possibile pericolosità. Aprendo il fondello, notiamo la finitura a fresaggio circolare al suo interno. Il calibro, come vi dicevo, è il 2634 a 18.000 alternanze ore, con 17 rubini. Ha il sistema di protezione anti-shock, come indicato sul fondello, e la funzione di stop dei secondi, di cui vi ho già parlato. Su di esso possiamo notare la lavorazione a Côte de Genève, il logo romboidale della prima fabbrica di Mosca, l'indicazione 17 rubini e il numero di serie dell'esemplare. Ora richiudo in fretta il fondello perché penso di aver assorbito già una dose sufficiente di radiazioni. Indossato, l'orologio ci appare in tutto il suo fascino vintage. Io gli ho montato un cinturino di tipo band, che mi diverto a realizzare io stesso artigianalmente, e che ci fa apparire l'orologio di soli 33 mm di diametro un po' più presente sul polso. Ma in questo caso è utile anche ad evitare un contatto diretto dell'orologio con la pelle. Ad ogni modo, indossare questo iconico segnatempo è come avere al polso un pezzo di storia. E osservarlo mi ricorda ogni volta le imprese eroiche di chi ha indossato lo stesso orologio prima di me. Io, come sempre, vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e magari lasciare un commento. Intanto vi abbraccio e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre con un interessante orologio russo della mia collezione. Ciao a tutti!